Ciao, mi chiamo Nicola Saltarelli, sono un medico, mi sono dedicato prevalentemente alla medicina naturale e oggi mi occupo soltanto di formazione in ambito di crescita personale. Ringrazio Adele, Luana, Primo per avermi invitato qui, sono molto felice di partecipare a questa giornata internazionale sul transurfing e ringrazio moltissimo Zeeland per aver portato questo dono al mondo. Rispetto al transurfing devo dire che mi sono innamorato subito della disciplina, di questo modo di pensare, perché mi ha dato tante risposte. Mi ci sono avvicinato all'uscita dei primi libri in italiano nel 2010 e tutti gli studi fatti in precedenza sul pensiero positivo, anche la legge d'attrazione con The Secret e tutti i dubbi sollevati da questi studi hanno avuto risposta, perché nel transurfing trovo che ci sia una coerenza, una logica, una precisione veramente impeccabile sul come gestire la mente, sul come orientarci nei confronti della realtà. Qualcosa che, se applicato, effettivamente è estremamente efficace. Personalmente ho regolato, ho sistemato moltissime situazioni attraverso il surfare sulle varianti, cose grosse, cose anche piccole, quotidiane, di tutti i giorni. La stessa casa in cui abito, dove ho creato un centro olistico, l'ho trovata proprio in questo modo, con un incontro con una persona, il proprietario, completamente in risonanza con me, con ciò che sono, con quello che faccio, dove ci siamo trovati d'accordo semplicemente con una stretta di mano, prima chiaramente poi di fare un contratto. E queste sincronicità, queste magie del quotidiano sono appunto rese possibili attraverso una corretta capacità di capire come funziona la realtà, che trovo il transurfing spieghi benissimo. Tra l'altro ho trovato delle risonanze molto speciali nel transurfing. Ad esempio, si parla di sogni lucidi, di come i sogni lucidi possono essere una sorta di banco di sperimentazione di quello che è la capacità di manifestare una determinata realtà, e questo era un tema a cui mi ero già avvicinato, a cui avevo già iniziato a fare pratica. Quando Zeeland parla dell'aikido come esempio di come non si fronteggia un problema, come non ci si scontra con gli eventi, ma come bisogna essere al contrario fluidi, come bisogna saper accogliere le situazioni, anche quelle apparentemente negative, ecco, questo mi ha fatto molto piacere, perché è 30 anni che pratico Aikido e quindi ho ritrovato i principi della mia arte anche in questo modello di realtà. Quando Zeeland ha iniziato a parlare del crudismo, anche lì ho trovato una profonda risonanza, perché al crudismo mi ero avvicinato attraverso le pratiche, gli studi di medicina naturale. Quindi avevo iniziato a fare un periodo totalmente di crudo e ne avevo sperimentato tutti i benefici incredibili nel corpo e come il crudismo porti a una lucidità mentale. Oggi non sono più crudista al 100%, ma mantengo un'alimentazione prevalentemente cruda. Quindi trovare questo in un libro di transurfing mi ha fatto molto molto piacere. Ad oggi la mia vita cerco di integrarla con questi principi. Chiaramente non sempre mi ricordo, non sempre riesco a mantenere questa presenza, ma costantemente ci ritorno. I libri di Zeeland, la rilettura dei libri di Zeeland, ad esempio, mi sono estremamente d'aiuto. Quando perdo un po' il centro, leggere quei libri, e anche Tafti,
che mi ha dato veramente un nuovo slancio in questo tipo di pratiche, in questo tipo di modo di rapportarsi alla realtà. Quando li vado a leggere, subito ritrovo una centratura, e questo mi piace molto. Abitualmente cerco di ricordarmi della coordinazione dell'intenzione, quello che è il principio del beneficio in Tafti, e ho visto risolversi in questo modo tante situazioni apparentemente negative, poi trasformate davvero in grandi doni. Dentro di me dico: scelgo il dono per ricordarmi di andare sulla variante appunto positiva. A novembre del 2020 sono stato ricoverato in ospedale per una polmonite virale di cui oggi si parla moltissimo, e sebbene questo evento sia stato indubbiamente forte, indubbiamente destabilizzante per alcuni aspetti, mantenendo questa attitudine positiva, orientata al beneficio, con l'intento di cogliere il dono, effettivamente poi questa situazione, come tante altre, mi ha portato dei grandi doni, mi ha portato ad esempio più centratura, maggiore connessione spirituale, mi ha avvicinato a uno stato dell'essere anche proprio in bilico tra la vita e la morte, di grande serenità. E poi ha portato una precisazione nella mia vita e anche nell'intento di ciò che veramente voglio fare e dove voglio andare. Di solito io uso molto la tecnica dell'amalgama. Il mio mantra personale è il mio mondo si prende cura di me e ogni cosa va al meglio. Ogni tanto lo cambio, lo trasformo, cambio qualche parola, il mio mondo si prende cura di me e delle persone attorno a me e io mi prendo cura del mio mondo, ma questo resta un po' il principio di base. E tutte le volte che vedo effettivamente avvenire delle piccole magie, delle piccole grandi sincronicità dove effettivamente il mio mondo sia ricordato di me, in tal caso cerco sempre di utilizzare queste esperienze per rafforzarmi nell'idea di essere veramente il creatore del mio strato di realtà, quello che Tafti dice essere il marker pensiero, no? Dopo che è avvenuto un qualcosa, dopo che le varianti si sono orientate sulla linea di quello che era l'intento lanciato, affermiamolo, ricordiamoci che questa cosa appunto l'abbiamo scelta. Ad esempio, ricordiamoci che il nostro mondo si è davvero preso cura di noi. Gli eventi sono tanti, le sincronicità sono veramente state tantissime. Me ne ricordo una perché mi ha colpito quando stavo preparando un articolo di matematica sacra e girando su internet, navigando su internet, ho letto di un libro, Il segreto dell'Aleph, qualcosa che mi ha colpito e lì per lì ho detto: questo mi interessa, questo desidero acquistarlo, desidero averlo. Prima di poter fare qualunque ordine su internet, prima di organizzarmi per questo, il giorno dopo, in modo completamente casuale, tra virgolette, passo da un'edicola e cosa trovo? Questo libro, in un contesto proprio completamente per me imprevisto, assolutamente impensabile di poterlo trovare in un'edicola dove per lo più c'erano fumetti, riviste e giornali. Invece questo libro era lì in un angolo, chissà da quanto tempo, e ovviamente ho colto subito l'occasione. Questa, come tante altre sincronicità, si sono verificate più e più volte, avvengono costantemente e mi hanno fatto capire negli anni come i principi del transurfing siano reali, siano precisi, concreti, come non si tratti appunto solo di teoria, ma sia un qualcosa che va progressivamente integrato nella nostra vita.
e nello specchio del bagno ho voluto scrivere 2 frasi che mi ricordino sempre di essere un transurfer, che mi ricordino come la realtà esterna non è altro che un riflesso, e quindi ho voluto scrivere: ricordati chi sei, ricordati dove sei. E queste frasi, ogni volta che le leggo, mi aiutano. Quindi io mi ricordo di essere un'emanazione divina, una scintilla divina, mi ricordo di non essere questo corpo, questa personalità, e per il dove sono mi ricordo che se non sono consapevole di chi sono veramente, se mi faccio prendere dagli eventi, dal mio personaggio e dalle mie maschere, mi ritrovo dentro una sceneggiatura, quindi sono dentro una sceneggiatura e non ho potere. Invece, ricordandomi chi sono veramente e dove sono, acquisisco un controllo sulla realtà. Un controllo senza controllo, quindi un controllo non controllo. Queste sfumature filosofiche del transurfing mi piacciono moltissimo, mi ricordano un po' il taoismo, il Wei Wu Wei, agire senza agire, quindi acquisiamo il controllo quando lo lasciamo andare. In sostanza, per me il transurfing è una scoperta continua e penso che continuerò tutta la vita a continuare a studiarlo, continuare ad approfondirlo e a meravigliarmi della vita. Bene, grazie per avermi ascoltato e buon transurfing a tutti e a tutte. Ciao!